Hai mai sentito parlare di INCI? Se ti dicessi che la nostra ricerca del benessere passa anche attraverso i prodotti per la cura della persona? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di uno stile di vita più naturale, ecosostenibile e salutare parlando di INCI. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi ti voglio parlare di INCI. Sai già di che cosa si tratta? Certo che sì, se stai guardando questo video credo che tu ne abbia già sentito parlare. Per chi non ne è a conoscenza, l'INCI è semplicemente la lista di ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico, così come la lista degli ingredienti di un prodotto alimentare confezionato. Se sei a casa ti invito ora ad alzarti dal divano, dalla sedia o da dove sei seduto mentre stai guardando questo video e prova a prendere vari prodotti che hai in casa, come per esempio shampoo, dentifrici o creme. Molto probabilmente conterranno sostanze dannose per il corpo. Ora non ti preoccupare, analizzeremo insieme quali sostanze dobbiamo evitare per una scelta d'acquisto più consapevole. La verifica dell'etichetta le prime volte può essere un momento noioso da fare, ma è necessaria per ottenere non solo una conoscenza degli ingredienti, ma anche la consapevolezza di cosa ti spalmi addosso e soprattutto di quali alternative valide esistono sul mercato a questa tipologia di prodotti. Laura, la mia ragazza, prima di conoscermi, era convinta che acquistando prodotti spesso costosi si garantisse creme, trucchi, saponi e quant'altro di superba qualità e che idealmente avrebbero anche migliorato il suo aspetto o regalato un ottimo profumo. Iniziò a scoprire che in realtà non era tutto oro quello che luccica. Purtroppo anche io, prima del 2014, non mi ero mai interessato ad una lettura dell'etichetta sulla confezione, lo ammetto. Le prime volte che iniziai a guardare cosa utilizzavo quotidianamente, mi misi le mani nei capelli. Mica tanto, diciamo che impallidì a dir poco. Per darti prova inizialmente di quanto sia importante scegliere il prodotto giusto per noi, volevo accennare che i nostri organi emuntori, quelli che espellono gli acidi dal corpo, hanno bisogno del giusto equilibrio per tenerti in forma. Se copri la pelle con maglie sintetiche e creme al silicone, la tua pelle non potrà mai espellere correttamente questi acidi. Alcuni tra i prodotti incriminati, come dicevo, sono articoli molto diffusi, come ad esempio un famosissimo olio corpo utilizzato sulla pelle anche e soprattutto dei piccoli, che in sostanza è petrolato puro con aggiunta di profumo. Prodotto totalmente occlusivo, non sano per la pelle, cancerogeno e che nel tempo secca la pelle, proprio perché la occlude e non la nutre. Al suo posto è possibile utilizzare un olio vegetale di mandorle dolci o di jojoba o di cocco. Ho parlato dell'olio di cocco nel video che ti lascio qui sopra o magari puoi utilizzare olio di argan. I nemici dell'INCI sono la causa principale di inestetismi e irritazioni. Sostanze sintetiche comunemente contenute nei nostri prodotti di bellezza ma non esattamente benefiche per il corpo. Impariamo insieme a riconoscerli e a evitarli. L'INCI è presente su tutte le etichette, con una lista che va in ordine decrescente. Al primo posto trovi le componenti presenti in percentuale maggiore, andando a scalare fino a quelle presenti in quantitativi più bassi, come per il cibo. Le sostanze sintetiche sono nominate in inglese, quelle di origine vegetale invece presentano il loro nome botanico in latino. Una volta individuati gli elementi presenti nel prodotto interessato, esiste un modo semplice per capire di cosa si tratta nello specifico, o meglio, se potrebbero essere effettivamente nocivi per l'organismo: il biodizionario. È un sito che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda gli ingredienti cosmetici utilizzati in Europa. Ci sono varie alternative al biodizionario, il sito EcoBioControl per esempio, oppure anche delle app. Io per esempio uso INCI Beauty quando acquisto un prodotto, basta scansionare il barcode del detergente. Ormai se ne trovano diversi di siti e app. Gli elementi vengono classificati mediante una sorta di semaforo. Accanto ad ogni elemento sono presenti dei bollini verdi, gialli o rossi, a seconda dei fattori valutati. Di conseguenza 2 pallini verdi, prodotto sano e approvato, top. Un pallino verde, buono.
Un pallino giallo, usare con cautela in quanto potrebbero esserci dei problemi da valutare. Se i pallini gialli riguardano gli ultimi ingredienti della lista, quindi presenti in piccolissime percentuali, potrebbe essere accettabile, altrimenti meglio cercare un altro prodotto. Un pallino rosso, sconsigliato l'uso sempre che i problemi non siano, come nel caso precedente, abbinati all'ultimo ingrediente dell'elenco. Io personalmente evito tutto ciò che è rosso, anche se in fondo alla lista. 2 pallini rossi da evitare, cestinare. Ma quali di questi componenti andrebbero evitati? Entriamo nel dettaglio. Parabeni, che cosa sono? Si tratta di conservanti chimici presenti in tantissimi cosmetici, shampoo, make-up, deodoranti, creme, spesso anche nei prodotti per i bambini. Sono così diffusi perché svolgono un'azione antisettica e costano meno rispetto alle loro alternative organiche, come il burro di cacao, la noce di cocco, la menta o l'olio di girasole. Perché preferisco evitarli? Sono capaci di penetrare nell'epidermide e accumularsi nel tessuto cutaneo. Nell'INCI come sono indicati? Terminano in paraben come benzilparaben, butilparaben, eccetera. SLS e SLES. Cosa sono? Tensioattivi capaci di detergere e sgrassare cute e capelli. Essendo molto economici, le aziende di cosmesi li impiegano frequentemente per la produzione di detergenti, bagnoschiuma, detergenti intimi, saponi liquidi, shampoo. Perché preferisco evitarli? Gli SLS e SLES hanno elevate proprietà schiumogene e quindi inquinanti per l'ambiente. Inoltre hanno un elevato potere irritante. Il loro uso prolungato può causare disidratazione, prurito, forfora e irritazioni. Nell'INCI come sono indicati? Sodium lauret sulfate e sodium lauril sulfate. Punto 3. Siliconi. Cosa sono? Si tratta di polimeri inorganici ampiamente utilizzati per la produzione di fondotinta, prodotti per i capelli e altri cosmetici. Questi ingredienti sono derivati dalla sintesi di silicio e sostanze petrolifere. Perché preferisco evitarli? I siliconi creano una pellicola occlusiva che impedisce la traspirazione cutanea ed il passaggio di sostanze nutrienti ed idratanti nei fusti capillari. Ne possono derivare irritazioni cutanee, punti neri, ma anche indebolimento dei capelli. Nell'INCI come sono indicati? Sono individuabili facilmente perché terminano in ticone, siloxane, silanoil. I più diffusi sono amodimeticone, ciclometicone, ciclopentasiloxane, dimeticonol, trimetil siloxisilicate. Punto 4. Petrolati. Che cosa sono? Idrocarburi derivati dal petrolio. Perché preferisco evitarli? Contengono sostanze oleose ed occlusive che disidratano la pelle e ne impediscono la naturale traspirazione. Incentivano la comparsa di brufoli, punti neri, grani di miglio e incrementano la proliferazione batterica sulla pelle. Nell'INCI come sono indicati? Petrolatum, paraffinum liquidum, mineral oil. Sali di alluminio. Cosa sono? Antitraspiranti per la pelle. Perché preferisco evitarli? Grazie all'effetto antitraspirante, queste sostanze sono largamente impiegate nei deodoranti. Infatti occludono i pori della pelle inibendo localmente la sudorazione. Posto che sudare serva al corpo per regolare la temperatura, ma anche per eliminare le tossine, i sali di alluminio hanno anche caratteristiche irritanti e vanno evitati sulla pelle infiammata o ferita, in particolare dopo la depilazione. Nell'aprile del 2014 il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori della Commissione Europea ha evidenziato che al momento non sono disponibili dati a sufficienza per fissare concentrazioni massime di alluminio sicure. Considerando che i deodoranti possono contenere fino al 20% di sali di alluminio e che l'esposizione all'alluminio avviene quotidianamente anche tramite il cibo, da consumatore consapevole preferisco assumerne la minor quantità possibile. Nell'INCI come sono indicati? Aluminum cloroidrate, tetrachlorohydrex e zirconium. I PEG cosa sono? L'acronimo significa polietilene glicole e fa riferimento a derivati del petrolio utilizzati nei cosmetici come emulsionanti. Perché preferisco evitarli? I PEG agevolano l'assorbimento delle sostanze contenute nei cosmetici, sia quelle innocue sia quelle dannose.
È anche vero che alcuni prodotti privi di PEG possono rivelarsi uno specchio per le allodole se utilizzano in sostituzione ingredienti più nocivi come gli SLS e SLES. Preferisco quindi prediligere, dove possibile, prodotti naturali che non contengano alcuna di queste sostanze. Nell'INCI come sono indicati? La sigla PEG è spesso seguita da un numero, ad esempio PEG 100. Più il numero è alto, più è elevata la possibilità che il prodotto contenga residui di produzione tossici. Per questo motivo i PEG con numeri bassi sono migliori di quelli con un numero alto. Altra indicazione per riconoscere i PEG è la presenza nell'INCI della sigla ETH, seguita da un numero, ad esempio Tridecet-4. Da consumatore il mio consiglio è di ricercare alternative certificate eco-bio o quantomeno con ingredienti accettabili, consultando il biodizionario, EcoBioControl o le app per verificare i componenti. Non abbiamo bisogno di essere degli scienziati per compiere una scelta sana per il nostro corpo. Utilizziamo gli strumenti utili che possiamo trovare, in questo caso facilmente online. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!